Ok? Un altro video, sempre di esercizi all'interno del PDF, i fondamenti del contrabbasso. Pagina 16, facciamo il terzo esercizio che mette insieme tutte le note che abbiamo visto in prima posizione avanzata. Negli esercizi precedenti abbiamo introdotto le singole note, adesso le andiamo a mettere tutte insieme. In pratica funziona così. Questo è un Mi e il Sol sarebbe Mi. Ti invito sempre ad usare l'orecchio a cantare Mi, Sol, terza minore, Mi, Sol. Io non ho nessun segno, lo vado a cercare, quando metto giù il dito lo posso spostare finché non raggiungo quello che ho cantato, quindi mi alleno a sviluppare il mio orecchio cantando, andando sullo strumento come il basso, come il pianoforte, per sviluppare l'orecchio il più possibile, in modo che col contrabbasso cerco di replicare quei suoni chiari che col basso e il pianoforte riesco ad avere. Mi, Sol, è molto importante intonare gli intervalli, questa è una terza minore. Mi, Sol. Poi negli anni sono arrivato ad avere abbastanza la chiarezza di dove si trova il Sol, riesco a sapere più o meno la posizione ed avere quel piccolo aggiustamento di un paio di millimetri avanti o indietro che lo faccio quando per trovare esattamente all'orecchio il suono. Cioè ho circa la posizione, non ho assolutamente nessun segno, non mi interessa avere segni, ma vado con l'orecchio circa nella posizione perché negli anni l'ho studiata e poi la aggiusto, la miglioro, la perfeziono in base a quello che ho nell'orecchio e in base appunto al piccolo miglioramento di qualche millimetro. Mi, Sol, poi c'è il La, Mi, Sol, La, nel continuo è La vuoto, La, Do, Re. Quindi Mi, Sol, La, questo La deve suonare come il La vuoto, La, Do, Re, questo Re deve suonare come il Re vuoto, Re, Fa, Sol, e questo Sol deve suonare come il Sol vuoto. Rifaccio Mi, Sol, La, Do, Re, Re, Fa, Sol, Sol. E adesso questo Sol deve risultare uguale col 4. E Re col 4. Questo è vuoto, questo col 4. E il La Abbiamo detto che l'arco lo andremo a vedere, la precisione dell'impostazione tra qualche video, ma intanto con l'arco lanciarsi a provare questi suoni. Mi, Sol, La vuoto, Do, Re, Re vuoto, Fa, Sol, Sol, Si bemolle, Do, indietro, Quindi questo esercizio è da fare col pizzicato, ma anche se puoi con l'arco, perché con l'arco pian piano arrivi ad avere ancora più forza e ancora più precisione dell'intonazione. Te lo faccio risentire, quindi Mi, Sol, con il La col 4, faccio il La vuoto, Do, col Re, che è col 4, Re vuoto, Fa, Sol, Sol vuoto, Si bemolle, Do, Re, Re vuoto, Fa, Sol, Sol vuoto, Si bemolle, 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 Si be
passaggio non sono stato preciso, ho fatto il La e questo La non era esattamente, adesso è migliore, prima non era buono. Questo per dirti che comunque la possibilità di errore c'è sempre, però più mi alleno e più mi abituo e più l'errore lo riduco. La cosa molto molto utile, sia che lo faccia col pizzicato e sia che lo faccia con l'arco, è che il pollice della mano sinistra deve stare perfettamente fermo, non si deve muovere. La mano sol, do. La parte discendente dell'esercizio è per dimostrarti che il pollice deve stare sempre fermo. Sol, do. Allora, do, si, sol. Poi faccio sol col 4. Sol, fa, re col 4. Re, do. Ok, poi la, sol, mi. Questo per dirti che il pollice mi garantisce di girare tra la prima corda e la quarta corda stando abbastanza in posizione. Abbiamo visto fino ad ora la prima avanzata, che è questa, e la mezza. Con queste due posizioni si fa già tantissima buona musica e quindi riuscire a, diciamo, ad avere sicurezza in queste due posizioni è veramente importante. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!